Super sportive, maxi naked, maxi enduro, sono loro le moto che fanno da sempre più discutere, sui social e non solo. Ma se andiamo a vedere i numeri di vendita c'è un segmento che da sempre la fa da padrone. Parliamo delle naked di media cilindrata, anche se la definizione media cilindrata in realtà è ormai un po' sui generis, visto che spesso ormai in questo segmento si sfiorano i 1000 cm3. Ma la verità è che poche altre come queste moto devono essere capaci di soddisfare molteplici esigenze. La leggerezza in questo caso conta più di ogni altra cosa perché queste moto vanno in mano non solo a chi è esperto, ma anche ai neofiti e non ultima di tutte queste esiste la versione anche per neopatentati A2. E poi selle basse e fianchi snelli per toccare bene a terra e motori performanti di carattere ma facili da usare. L'elettronica ormai è arrivata anche qui ma non in modo massiccio, insomma sono moto molto complete. Ma in questo caso il prezzo di acquisto, o meglio il rapporto qualità-prezzo, è diventato fondamentale. Prezzo che si aggira nell'orbita dei 10.000 euro, qualcuna sta sopra, qualcuna sta sotto e in quest'orbita le moto devono essere funzionali, sì, ma anche capaci di essere efficaci nella guida veloce. Tutto questo non è semplice, credeteci, perché è molto facile far funzionare bene una moto su cui monti tutto il meglio. Ma quando devi far coincidere prestazioni ed efficacia con costi competitivi, l'esercizio diventa molto ma molto più complesso. Chi avrà saputo fare meglio è quello che vogliamo scoprire in questi 2 giorni di guida. 6 naked medie e un outsider sono le protagoniste di questo nostro nuovo confronto. Di tutte loro abbiamo parlato diffusamente sul nostro canale, qui andremo subito a sodo, vi racconteremo come vanno, punti di forza e punti deboli rispetto alle concorrenti e poi voteremo con lo schema che ormai conoscete molto bene per eleggere la migliore. Benvenuti alla comparativa Naked Medie 2021 di Red. Andiamo! Aprile a tuono 6,60 e lei è l'outsider di cui parliamo perché la tuono 660 è una vera media ma che vuole giocare con i grandi. Cilindrata, dimensioni e peso sono da piccola, elettronica, potenza e prezzo la piazzano di diritto in questo segmento. Bicilindrica con fasatura a 270 gradi, 660 cm3 e 95 cavalli. La tuono in miniatura non è di certo qui per fare la comparsa, infatti si presenta con 2 assi nella manica che si chiamano ciclistica ed elettronica, impianto frenante marchiato Brembo e sospensioni regolabili per lei, mentre l'elettronica ovviamente da prima della classe si regola addirittura il freno motore. Solo optional purtroppo la piattaforma inerziale e soprattutto il cambio elettronico. Il prezzo di partenza, come dicevamo, la piazza direttamente nel mezzo del segmento a 10.500 euro, ma se aggiungete il quick shifter e IMU sale addirittura a 11.200 euro. Aprilia Tuono 660 era piccolino del gruppo, lo sapevamo, ed era curioso metterla alla prova di fronte alla categoria 800, categoria che non le appartiene per cilindrata ma per prezzo invece sì. Ho ritrovato quello che avevo trovato sia nella nostra prova in redazione sia nella presentazione, una moto che si guida veramente come una tuono, grandissima presenza di sterzo, una bella attitudine a scendere in piega, predilizione per i percorsi molto veloci e scorrevoli dove ti dà un feedback pazzesco sull'avantreno. Il motore è il punto, diciamo, focale di questa moto perché piccolo di cilindrata, ovviamente non ha la coppia e l'erogazione degli altri, per cui con una ciclistica così valida, quando tu vai a prendere in mano il gas a centro curva, magari ti aspetteresti, dopo aver provato le altre, una spinta maggiore, soprattutto se lo usi ai medi regimi, dai 5 ai 6.000 giri, dove questo bicilindrico ha un po' un flesso di erogazione. Va tenuto un pochino più su, quindi va fatto girare un po', il motore gira fino a 11.000 giri per avere le migliori prestazioni. Detto questo, in una ipotetica scampagnata tra amici con tutte queste moto, la Aprilia sicuramente non arriva ultima in cima al passo. La ciclistica è il suo punto forte, mi piace molto la forcella, molto bene il freno anteriore, molto bene il feedback anteriore, il posteriore invece è un po' rigido, tende a rimandare un po' qualche colpo secco, riporto sempre un po' i commenti di tutti i presenti alla prova, e uno dei punti deboli secondo me che si potrebbe migliorare, anzi i 2 punti deboli, sono il freno posteriore che è un po' poco incisivo e il tasso di vibrazioni veramente elevato a livello di pedane che
Purtroppo penalizza un po' il comfort anche quando si viaggia in autostrada, ed è un peccato perché questa moto, come sella, posizione di guida e protezione, è sicuramente una delle migliori per fare un percorso anche autostradale. È una moto che ti affatica poco, è una moto che ha una sella perfettamente conformata. L'elettronica funziona molto bene ed è l'unica tra l'altro ad offrire la calibrazione, quindi cambiando gomme dalle gomme originali alle nostre Dunlop che abbiamo messo su, abbiamo fatto la calibrazione per avere i controlli che funzionano alla perfezione. Quindi il pacchetto Aprilia è sicuramente molto competitivo, va un po' capito poi chi la va ad acquistare, se preferisce avere una moto un pochino più piccola di cilindrata o scegliere qualcuna con un motore con un po' più di coppia, un po' più di cubatura. Però a livello di divertimento non c'è niente assolutamente da dire. Sarà interessante vedere i punti dove si piazzerà l'Aprilia, poi ne discuteremo alla fine del servizio. BMW F900R, sportiveggiante sì, ma sempre con una certa attenzione al comfort. La media di BMW si presenta, almeno sulla carta, come la più confortevole fra tutte le concorrenti. A rafforzare questa caratteristica ci pensano soprattutto dimensioni leggermente maggiori rispetto a quelle delle ipercompatte concorrenti europee. Inoltre la sella offre abbastanza spazio per 2 persone ed essendo una BMW non manca la predisposizione per le borse laterali. Il motore, il classico bicilindrico in linea da 895 cm3 in grado di erogare 105 cavalli, e a rendere ancora più interessante la naked bavarese ci pensa anche il prezzo. Per la versione entry level sono sufficienti solo 8.950 euro, il che fa della F900R la moto più economica della nostra comparativa. Ma attenzione, come da tradizione in BMW, la versione base è proprio base. Per accedere a un minimo di equipaggiamento bisogna attingere al catalogo dei pacchetti e il prezzo lievita facilmente. In particolare la versione in prova equipaggiata con tutti i pacchetti disponibili nel configuratore costa 11.890 euro. BMW F900R, diciamo che BMW è una moto particolare in questo segmento, sicuramente è una delle più abitabili a livello di dimensioni, una delle più pesanti anche tra l'altro. La posizione di guida è un po' particolare perché la sella è un po' bassa, le pedane un po' alte, stai con le ginocchia molto piegate, e anche una sella insospettabilmente dura per essere una BMW, quindi forse per chi vuole fare un viaggetto un po' più lungo consiglierei una delle altre selle optional che propone il marchio bavarese. È una moto che passa un po' sotto traccia perché fa tutto bene in realtà, non fa niente di sbagliato, ma non eccelle praticamente in nessuna delle situazioni di guida in cui noi andiamo ad operare. Ecco, una cosa invece in cui eccelle, devo dire, è la percezione del calore. Probabilmente una delle migliori a livello di isolamento termico del motore, in questi giorni fa molto caldo e questa cosa sicuramente favorisce. Va lavorata un po' di corpo per poterla inserire in curva, è una moto che non va aggredita, ha la nostra moto in prova l'ESA, il Dynamic ESA, quindi perché funziona solo sul posteriore, ma la forcella non è regolabile, e questo mi è già capitato di dire in altre occasioni anche su altri marchi. Non è una cosa che mi piace tantissimo perché preferirei avere tutte le sospensioni regolabili o comunque tutte non regolabili, perché modificando solo il posteriore si riesce sì a migliorare l'assetto, ma se la forcella non gli riesce ad andare dietro ci si trova con una moto un pochino sbilanciata. Buona la protezione dall'aria, mi è piaciuto abbastanza anche il cambio elettronico sia in salita sia in discesa. Il motore non è un motore che ti resta dentro, diciamo, fa tutto bene, ripeto, erogazione buona, vibrazioni una delle migliori, però non è un motore emozionante. Magari da un 900 ci si aspetterebbe un pochino di grinta in più anche con la mappatura Dynamic. Detto questo, però, sono quelle moto che alla fine non riescono a spiccare niente, ma il quadro complessivo è sempre positivo, e quindi questo sicuramente ai punti la renderà una moto interessante da valutare. Poi ne parleremo sempre alla fine del servizio e vedremo un po' a che punto si piazzerà in classifica. Ducati Monster. Tra le moto che hanno fatto più discutere gli appassionati nell'ultimo anno c'è sicuramente lei, la Ducati Monster, o come la chiamano a Borgo Panigale, il Monster. A far spiccare la media di Ducati ci pensano la grande leggerezza, un'elettronica ad ammiraglia con IMU e il motore bicilindrico a V di 90 gradi con distribuzione desmodromica, vero e proprio marchio di fabbrica di tutte le Monster.
In questo caso è il testa stretta 950 da 112 cavalli. Il Monster 3.0 è tuttavia una moto molto più moderna e al passo con i tempi rispetto alla moto che l'hanno preceduta. Studiata e ottimizzata al punto che ha perso addirittura 18 kg rispetto alla moto precedente. Un progetto quindi completamente nuovo che spicca per la dotazione di serie, perché il telaio è in alluminio, la componentistica di alto livello ed è anche l'unica con la frizione idraulica. Qui tutto è di serie. Per portarvi a casa la Monster dovete mettere in conto una spesa di almeno 11.290 euro e la versione in prova, la Plus con colorazione grigia, costa 500 euro in più, esattamente 11.790. Ducati Monster, devo dire che onestamente è una bella sorpresa. Dopo averla provata in anteprima, dopo che l'ha provata Marco nella presentazione ufficiale, ci aspettavamo che questa moto facesse bene, però quando la metti a confronto con le altre emergono anche delle doti che praticamente non ci saremmo aspettati. Di sicuro una che punta alle posizioni altissime della classifica, ipermaneggevole, una leggerezza intrinseca del veicolo che rivaleggia solo con KTM praticamente a livello di agilità, una posizione di guida che ci piace molto e un motore che è veramente potente e soprattutto rabbioso. È quella con più coppie di tutti, 9,5 kg di coppia, 9,5 kg di coppia non sono davvero pochi per una moto che pesa così poco, infatti è molto reattiva all'acceleratore. La calibrazione motore, che ai tempi della mia prima presa di contatto non mi era piaciuta, quindi la risposta del gas qui è diventata molto meglio, anche se il testa stretta è sempre tra i presenti quello che fa un pochino più fatica ad andare piano al passo, ma devo dire che il lavoro che ha fatto Ducati su questo motore in questo caso è davvero encomiabile, perché veramente si riesce a tenere la sesta anche andando a bassi regimi, magari non come gli altri, ma comunque è davvero elastico. Ottima agilità, come stavo dicendo, ottima la capacità di entrare in curva e anche il feeling trasmesso dalle ruote si è adattata molto bene alle Dunlop Sport Smart MK3, il che fa sì che sia una di quelle che si possono giocare sicuramente il podio. Tra le cose che devo segnalare, un po' di vibrazioni quando il motore arriva agli alti regimi, e a livello di trasmissione del calore non la migliore, è quella che fa un po' più fatica, probabilmente anche dovuto al fatto che è l'unica col motore a V e quindi il cilindro posteriore è direttamente sotto il serbatoio. Inevitabile che ci sia un po' più di trasmissione del calore all'altezza delle cosce, soprattutto quando si va piano, però quando si rallenta il ritmo, quindi magari si viaggia in città o roba del genere, perché quando si guida e si ha un po' di velocità, lo smaltimento del calore invece è ottimale. Leva del freno posteriore un pochino troppo bassa e freno posteriore un pochino poco incisivo sono uno degli altri limiti che ha la Monster, che tuttavia a livello di qualità percepita, di dotazione e di guida e di potenza è una sicuramente delle moto che si può giocare le sue carte migliori. E in autostrada devo dire non è neanche male, perché vibra sì il motore agli alti regimi, ma a regimi autostradali intorno ai 130-140 all'ora la moto è molto bilanciata, ha una bella sella e ha una bella posizione di guida, e quindi si riesce anche discretamente a viaggiare senza essere troppo penalizzati. Quindi non male, sarà interessante alla fine vedere dove si piazzerà. Kawasaki Z900, affinata negli anni, evoluta continuamente e finalmente dotata di un bouquet elettronico al passo coi tempi, ma per certi versi piuttosto conservativa. Se la Tuono 660 è l'outsider verso il basso, la Kawasaki Z900 invece è l'outsider verso l'alto di questa comparativa. A rendere il confronto con le avversarie interessante ci pensa il motore. L'unico 4 cilindri in linea in lizza offre 948 cm3, a ben 125 cavalli, la potenza più alta del confronto. Se aggiungiamo anche il peso in ordine di marcia di 212 kg, viene un po' difficile pensare alla Z900 come una media, ma a farla rientrare di diritto nella nostra comparativa ci pensa il prezzo di 9.790 euro, il più basso dopo quello di BMW. Una ricetta vincente se è vero che per anni la Z900 è stata la naked di questo segmento più venduta in Europa. Kawasaki Z900 arriva sulla carta come
una moto meno evoluta, più pesante, più macchinosa da guidare, e poi pian piano, mentre fai la comparativa, ti scambi le moto, guadagna punti su punti. Su tutto sicuramente domina il motore, l'unico 4 cilindri del lotto, è il più potente di tutti, davvero cattivo, adesso con mappature e ride by wire che lo rendono ancora più gestibile e eclettico, se vogliamo, e ovviamente anche però una delle moto più pesanti e quindi più macchinose da fare voltare. Molto stabile, molto piazzata sulle sospensioni che sono morbide, preferisce sicuramente i percorsi fluidi e veloci e scorrevoli. Devo dire che con le Sport Smart MK3 guadagna punti su punti rispetto alla versione con la gommatura originale, che vi consiglio di montare su questa moto per farle esprimere veramente il suo reale potenziale. Una pecca sicuramente non da poco è l'assenza del quick shifter, nemmeno previsto come optional. Ai giorni nostri ritengo che sia invece una cosa quasi fondamentale, non solo per chi ama guidare sportivo, ma anche per chi ama guidare per esempio solo in città. Insieme alla Yamaha una con le frizioni più morbide, però, quindi questo almeno le va dato atto, molto semplice anche a livello di freni, non ha pinze radiali. Insomma, la sua dotazione è basic, ma in Kawasaki le moto le sanno fare bene e sono molto funzionalisti, se vogliamo, quindi appunto manca il quick shifter, le sospensioni sono semplici ma comunque tutte e due regolabili, e poi per esempio al leveraggio posteriore, cosa che all'interno del nostro gruppetto di contendenti è un po' una rarità, le pinze non sono radiali, ci sono ancora i tubi in gomma, ma il pacchetto che fa Kawasaki, che è un'azienda molto funzionalista, riesce a funzionare davvero molto bene. Il freno posteriore è uno dei migliori del lotto, uno di quelli che mi è piaciuto di più, i freni anteriori funzionano molto bene, la moto appunto sul misto stretto richiede una guida di corpo, va usata, e se devo dire una cosa che non mi piace, che cambierei, è la posizione un po' seduta, col manubrio un po' old style, con le estremità rivolte verso l'alto. Con un diverso manubrio e una sella un pochino più alta che porta a caricare di più l'avantreno, questa moto potrebbe essere ancora più efficace. Come sempre parte un po' defilata e poi durante i test le Kawasaki guadagnano punteggio. Adesso andremo a vedere alla fine dove si piazzerà, però la Z900 motiva con i fatti il fatto di essere una delle moto da anni più vendute in Europa. KTM 890 Duke, The Scalpel, il bisturi, questo l'aggettivo scelto da KTM per la 890 Duke. Un nome scelto non solo per descrivere le linee tese che caratterizzano la media austriaca, ma soprattutto per sottolineare la precisione di guida offerta da questa moto. Ma è veramente una lama come dicono? In attesa di scoprirlo, ecco qualche dato a sostegno della tesi di KTM: 889 cm3, 115 cavalli abbinati a un peso a secco di 169 kg. Il tutto farcito da un pacchetto elettronico molto ricco, qui piattaforme inerziali di serie, prezzo di partenza 10.700 euro, optional montati sulla nostra moto, il Tech Pack e il silenziatore a Krapovic per un totale di 12.448 euro. Premetto che io qua riporto un po' tutto quello che sono le sensazioni di tutti i tester presenti alla prova, non solo le mie idee, quindi un po' quello che ci siamo detti ad ogni sosta scambiandoci le moto. Probabilmente la piccola Duke è quella che insieme a Ducati si giocherà le posizioni altissime della classifica, perché è quella che proprio insieme a Ducati probabilmente unisce tutto quello che uno va cercando su questo tipo di moto. Tantissima agilità, una bellissima presenza di sterzo, grande feeling, ha sospensioni che sì, è vero, sono semplici perché comunque la forcella non è regolabile, però funzionano molto bene, partono bene, scorrono, quindi hai un buon feeling. La posizione di guida è un po' quella di una supermotard, perché è un pochino più rialzata rispetto per esempio alle necche più sportive che abbiamo qui, tipo Aprilia, tipo Ducati, ma ti dà un ottimo controllo. Una delle cose che sono state rilevate sicuramente è la snellezza estrema, che può essere un vantaggio, ma per alcuni non lo è, del serbatoio. È una moto quasi inconsistente tra le gambe, però di bellissimo. La KTM sicuramente ha il motore che ha un'erogazione eccezionale, una connessione gas ruota tra le migliori del lotto, una grandissima appunto agilità, un cambio che è una schioppettata perché ha un quick shifter che è veramente super rapido sia in salita sia in scalata, e un'elettronica di alto livello. Tutto questo pacchetto la rende estremamente competitiva. Punti negativi: i freni, soprattutto gli anteriori, non sono così incisivi
rispetto ai migliori del lotto, e le leve, i comandi che sono molto strette, probabilmente per dare luce a terra anche per andare a guidare in pista, non sono sempre raggiungibili. Il pedale del freno richiede un lavoro di piede superiore alla media. Qualche contatto fastidioso a livello di piede destro, che quando guidi sulle punte va a toccare sullo scarico, sul rigonfiamento dello scarico posteriore. Complessivamente però l'890 Duke è davvero un bisturi come KTM la propone, e quindi sicuramente è un pacchetto completo molto molto competitivo. Triumph Street Triple R. Fino a questo momento vi abbiamo presentato sempre moto con numero pari dei cilindri, o 2 o 4, ma se la chiave per la vittoria stesse proprio nel mezzo, beh, la Street Triple R è sicuramente una delle migliori interpreti della filosofia triple da sempre applicata da Triumph alle sue naked sportive. Tra l'altro, la Street Triple in tutte le sue declinazioni in questi anni si è ritagliata una posizione di spicco nel segmento grazie alle sue qualità dinamiche già quando aveva ancora il motore da 675 cm3. Oggi il suo telaio in alluminio abbraccia il 3 cilindri in linea da 765 cm3 e 118 cavalli, lo stesso che Triumph usa come piattaforma per equipaggiare le Moto2. Il pacchetto offerto da Triumph è molto completo. Qui le sospensioni sono regolabili, il comparto elettronico abbastanza completo anche se non paragonabile a quello di alcune concorrenti. Per portarsi a casa l'inglesina bisogna mettere in conto una spesa di 9.900 euro, cambio elettronico compreso. Diciamo che la Street Triple è sempre stata una delle migliori interpreti di questo segmento, ha vinto con partita grafica in tutti gli anni passati, adesso la vita ce l'ha un pochino più dura, più che altro per l'arrivo di nuove competitor che sono davvero molto agguerrite. Lei resta comunque fedele alla sua linea, è un grande motore, secondo me comincia forse il progetto a segnare un po' la carta d'identità, perché a livello di maneggevolezza è una moto che va lavorata un pochino di più nei cambi di direzione. Detto questo, secondo me resta una delle moto con la migliore posizione di guida in assoluto. Mi piace tantissimo la triangolazione sella pedale manubrio, almeno per quello che mi riguarda, ma da quello che ho sentito tutti i colleghi più o meno condividono questa impressione. Il motore, dicevo, molto buono, resta un pochino, c'è un pochino di on-off nella prima risposta. L'assetto sulla R nello specifico è un po' particolare perché essendo dotata di forcella Showa Big Piston, la moto tende sempre a rimanere un pochino più rigida davanti e a muoversi un pochino di dietro. Andrebbe lavorato per poterla ricaricare un pochino di più sul davanti, e questo essere un pochino seduta la porta anche a essere un pochino più lenta all'interno delle curve. Si può sicuramente sistemare e andare nella direzione di una maggiore agilità. Da segnalare un ottimo isolamento dal calore, arriva solo sul piede sinistro, e un po' di vibrazioni invece presenti al manubrio sia ai regimi autostradali sia soprattutto quando si tirano le marce. La strumentazione è una delle più vecchie, quindi col lancettone che gira, che forse ci piace tanto, il display invece LCD poco visibile, e soprattutto quando si vanno a cambiare le mappe che sono scritte veramente in piccolo. E quindi la Triumph alla fine è una moto molto equilibrata, molto bilanciata, sicuramente molto efficace, con una bella presenza sul terreno, non così agile rispetto alle moto più agili, però è una moto che si può giocare bene le sue carte in questa comparativa. Per questa comparativa Yamaha ha deciso di giocare forte proponendo la MT-09 SP, versione più evoluta a livello di sospensioni della sua naked, aggiornata proprio quest'anno. Più che aggiornata, in realtà possiamo dire che si tratta di un progetto inedito. Il motore, altro degno rappresentante della categoria 3 cilindri, è cresciuto nella cilindrata fino agli attuali 889 cm3. La potenza è una delle più alte, 119 cavalli, il telaio Delta Box ha un nuovo disegno e sull'SP spiccano le sospensioni più raffinate del lotto. La forcella Kayaba da 41 mm ha infatti gli steli con riporto al DLC per migliorare la scorrevolezza, mentre il monoammortizzatore è griffato Öhlins.
entrambi completamente regolabili. La media di Yamaha ha un prezzo di partenza di 11.199 euro, ovvero 1.700 euro in più rispetto alla versione base. Sulla nostra moto è montato anche lo scarico Akrapovic completo, costa 1.764 euro e il prezzo sale quindi a 12.963 euro. Yamaha MT-09 è un po' la crossover, mi viene da definire, del gruppo, perché per scelta ovviamente progettuale di Yamaha ha una posizione di guida particolarmente rialzata. Ovviamente, ripeto, una scelta progettuale di Yamaha, non è che non sono capaci di fare una moto con un manubrio più basso, hanno deciso di farla così per renderla una vera fan bike. A livello di motore è una delle migliori, se non la migliore in assoluto. Il 3 cilindri Yamaha era bello anche prima, nella precedente edizione, ancora più bello adesso, ancora più pastoso, ancora più corposo e ulteriormente migliorato a livello di risposta del gas, perché il precedente, tra giochi di trasmissione e giochi di risposte un po' brusche, non era proprio il massimo, anche se nella modalità di motore 1 resta ancora un po' violentina la risposta del motore. Diciamo che è una moto particolare, è una moto su cui sei seduto molto comodo, ma questo fa sì che tu sia esposto anche parecchio all'aria quando si viaggia a livello autostradale, però buono l'isolamento del calore e ottime le vibrazioni, solo un po' presenti a livello di pedane. È una moto che fa dell'agilità e della sua voglia di essere una toy bike il suo punto di forza. Nello strettissimo, dove c'è da giocare con la moto, da continuare a cambiare direzione, probabilmente è una delle moto più rapide. Di contro, quando bisogna chiudere le curve, fare percorrenza, è quella con cui senti un po' meno l'avantreno, proprio per la posizione di guida, perché non lo vai a caricare. Come ho detto, il motore uno dei migliori, bellissimo il cambio, grande potenza, grande pastosità di erogazione. Se dovessi appunto migliorare qualcosa, direi appunto provare a caricare un pochino di più l'avantreno, anche se Yamaha ha lavorato in quella direzione per rendere una moto un pochino più carica. Questa è l'SP, a livello di sospensioni è una delle migliori, a livello di sospensioni come partono, scorrevolezza, però sulle alte velocità, quando c'è il colpo secco, il mono tende un po' a scalciare. Non abbiamo avuto modo di regolarlo, ma è uno dei più regolabili in assoluto, per cui sicuramente ci si può andare a lavorare per rendere questa Yamaha ancora una moto un pochino più efficace, per esempio magari precaricando e caricando un pochino di più l'anteriore. A livello di dotazione è una delle migliori. Se devo dire un punto debole, sicuramente è l'angolo di sterzata largamente inferiore a tutte le moto presenti qui nel confronto, il che, quando devi fare un'inversione di marcia o quando devi andare in città, slalomare nel traffico, non è molto di aiuto. Curioso, perché in realtà lo spazio per fare uno sterzo con un angolo maggiore ci sarebbe anche. Questo lo segnaliamo a Yamaha, magari per le prossime versioni, e quanto riguarda la nostra comparativa poi ne parleremo alla fine, nella discussione finale dei voti. Andremo a vedere dove si piazzerà in classifica l'MT-09 SP. Per rendere ancora più preciso questo confronto, abbiamo deciso di eliminare una variabile pesante, quella degli pneumatici, adottando quindi il monogomma. Protagonisti e perfetti compagni di viaggio per le nostre naked medie sono i Dunlop Sport Smart MK3. Misure classiche per questo genere di moto e uguali per tutti, 120/70-17 all'anteriore, 180/55-17 al posteriore. Le abbiamo già provate e trovate la prova su questo stesso canale. La loro caratteristica è quella di essere una gomma molto adattabile a tutte le ciclistiche. L'abbiamo vista anche qui durante questo confronto, che metteva uno contro l'altro modelli con caratteristiche molto differenti, sia dal punto di vista dell'erogazione sia dal punto di vista delle sospensioni. Per tutte, pressione consigliata dal costruttore, scendendo di qualche decimo di bar giusto al posteriore, visto che le moto le abbiamo guidate sempre da soli, 2.5 anteriore e 2.5 posteriore, quindi salvo indicazioni differenti, ad esempio per Ducati, che per l'anteriore ci ha consigliato una pressione di 2.2 bar per l'anteriore stesso. Nella gamma Dunlop la MK3 è forse la gomma più plug and play, le sue carcasse più flessibili rispetto ai prodotti più specialistici le rendono particolarmente adatte ad un uso con pressioni stradali. Dunlop consiglia infatti di non scendere troppo con le pressioni nemmeno in un eventuale utilizzo in pista.
siamo arrivati alla fine della comparativa dedicata alle naked medie con Stefano Cordari. È il momento di analizzare tutti i dati che abbiamo rilevato nell'arco dei 2 giorni di guida, più di 1000 km, un'esperienza che ci ha permesso così di definire quella che secondo noi e secondo tutti i 7 partecipanti a questa comparativa è la migliore naked media del 2021. Per capirlo ovviamente abbiamo dovuto completare una tabella molto articolata che prevedeva ben 22 voci. Vi segnalo anche che i consumi mediamente si sono attestati tra i 18 e 19 km/l in un percorso misto che prevedeva autostrade, ovviamente strade extraurbane, e quindi dimostra che le attuali moto Euro 5 di ultima generazione sono anche moto piuttosto parche nei consumi. La cosa interessante che abbiamo rilevato è che mediamente il voto che è emerso da questa comparativa, Stefano, è che tutte le moto si assestano almeno intorno all'8, voto da scuola media, ma che ci dimostra che gli oggetti in questione sono tutte moto di altissima qualità. Come abbiamo compilato la classifica finale? Beh, oltre a queste voci che sono le prestazioni, ad esempio, piuttosto che il piacere di guida, piuttosto che l'analisi del comportamento delle sospensioni, abbiamo aggiunto un altro fattore determinante che è l'allestimento previsto di serie. Qualora una moto preveda, ad esempio, il quick shifter come prodotto di serie, prende 2 voti, qualora sia invece disponibile solo come optional un singolo voto, un punto, e invece 0 nel caso non sia previsto. Andiamo con ordine, Stefano. Beh sì, ha spiegato benissimo. Ovviamente nelle comparative abbiamo deciso di votare in trentesimi perché siamo più precisi, perché spesso finisce sempre a photo finish, altrimenti prenderebbero tutte 8 e sarebbe un po' difficile eleggere la vincitrice. Ormai chi ci conosce sa come votiamo, c'è una serie di voci in trentesimi, poi abbiamo detto, come hai detto tu giustamente, era per sottolineare che i prodotti attuali, le moto attuali sono tutti di altissimo livello, dal 7 e 9 in su, quindi vuol dire sarebbero passati a pieni voti all'esame di terza media, tra virgolette. Andiamo con l'ordine. Pronti a analizzare tutte le Ordine votazioni. rigorosamente alfabetico, partiamo con Aprilia, voto 4.141 punti, dato molto interessante a livello di classifica generale. Su tutte emergono un valore estremamente positivo che è la stabilità e un valore che invece secondo noi è assolutamente migliorabile, le vibrazioni. Stefano. Ah sì, allora Aprilia innanzitutto è, come avevamo detto nelle presentazioni, l'outsider del nostro confronto, perché è la più piccola di cilindrata, una scelta di Aprilia di fare un motore 660, ma di giocarsela a livelli di dotazione e anche prezzo, perché comunque non costa poco, con le 800. Cosa ne emerge? Che l'Aprilia ha un bellissimo telaio, una ciclistica, conosciamo Aprilia e quindi non abbiamo nessun dubbio, è stata unanimemente riconosciuta come una delle migliori a livello ciclistico, frenata, sospensioni. Il motore ovviamente è più piccolo, non è un problema tirare fuori i cavalli, infatti ne ha 100 cavalli, è magari un pochino più un problema quando ti confronti con le altre, quindi quando scendi da una e sali sull'altra, sulla coppia. Niente si può sostituire ai centimetri cubi come dicono gli americani, quindi da questo punto di vista qua ha un po' sofferto, anche perché noi ci trovavamo sempre a guidare in un regime in cui il motore Aprilia ha sempre un po' un flesso, cioè dai 4 ai 6.000 giri. Tenuta su di giri funziona meglio, in quel regime lì tende un po' a essere un po' più sgonfia, tra virgolette, rispetto alle altre. Però ottimi punti a livello di comfort, ottimi punti a livello di protezione aerodinamica, ottimi punti a livello anche di sella e così. Purtroppo le vibrazioni, in particolare le pedane, anche in autostrada sono state un po' penalizzanti per lei. Stabilità su tutti, perché le tuono è proprio una tuono, il DNA è quello di una tuono. Se posso aggiungere un ultimo particolare, a livello di comfort del monoammortizzatore, perché la schiena un po' da vecchietto adesso, leggermente più morbido, non mi sarebbe dispiaciuto. Stefano, a seguire BMW F900R, in assoluto il dashboard vince, apprezzato da tutti, 207 punti, interessantissimo il risultato quindi della strumentazione, migliorabile il carattere motore, una moto neutra, una moto che funziona molto bene ma che forse non è riuscita a stuzzicare veramente i palati di tutti al 100%. Ecco, intanto riportiamo che quello che stiamo dicendo io e Marco, i commenti che stiamo facendo non sono i miei o i suoi, ma sono quelli di tutti i tester. Manca la spezia nella BMW. Fa tutto bene in realtà la F900R, paga rispetto alle concorrenti un peso superiore insieme a Kawasaki per esempio, è una delle moto più abitabili, quindi ci si aspetterebbe una buona moto a turismo. In realtà poi ha una posizione di sella un po' particolare, pedane un po' alte, sella un po' bassa e anche un po' insolitamente per una BMW dura, rigida, che un po' ti stanca. Il motore non ha preso grandissimi punti perché in realtà fa tutto bene, cavalli ce ne ha, un po' di coppia ne ha, ma gli manca quella spinta emozionale che gli altri della comparativa in un modo o nell'altro riescono ad esprimere. Punti a favore sicuramente il dashboard, perché BMW è maestra in questo, col suo joystick si riesce a gestire tutto molto facilmente, informazioni chiare, leggibili, ottima protezione aerodinamica, perché è grande, perché ti protegge bene.
Un punto che è debole secondo noi è la forcella, che è un po' troppo morbidina. La BMW Alesa sicuramente, quindi la regolazione elettronica della sospensione posteriore, che va benissimo, ma con una forcella non regolabile così un po' più morbida finisce per quasi peggiorare la situazione, perché irrigidisci il posteriore ma davanti tende a spingere. Va guidata in modo molto molto fluido, non aggredita, perché altrimenti non è efficace. Magari uscirà una F900RM, non lo sappiamo, comunque il messaggio sulla forcella è arrivato. È il momento di parlare della nuova Monster, progetto di Ducati nato proprio quest'anno, che ha in qualche modo anche fatto un po' linea di confine tra la tradizione e l'innovazione. Moto molto discussa, prende 4.281 punti e su tutti, apprezzato quindi da tutti i partecipanti, le sue doti nel misto stretto, e invece migliorabile la trasmissione del calore, AIA Euro 5. Ma allora la Monster secondo me è una sorpresa, perché qualche anno fa non l'avremmo neanche inserita nelle super medie neche di questo tipo, perché era una moto un po' old style. Grande lavoro da parte di Ducati nel cambiare rotta decisamente, ha fatto tantissimo discutere, sta ancora facendo tantissimo discutere, ma la qualità del prodotto in questo caso non si discute, è piaciuta a tutti i tester, posizione di guida molto centrata, sospensioni molto ben settate, freni ok, il posteriore secondo me andrebbe un attimino aggiustato perché è un po' basso e non così potente, motore quasi prepotente, 10 kg di coppia, 110 cavalli, quindi è una moto ed è estremamente leggera, te ne accorgi anche spostandola per fare le foto, quindi la Monster alla fine è una moto molto azzeccata che se la gioca fino alla fine, poi vedremo quei punti per la vittoria addirittura della comparativa. È un piccolo spoiler, ma se la gioca per la vittoria, diciamo, non diciamo come va a finire. Ma detto questo, è piaciuta a tutti per il feeling sull'avantreno, una moto estremamente agile, ma anche molto stabile, non ha l'ammortizzatore di sterzo, ma riesce a essere stabilissima anche in velocità. La trasmissione del calore è il suo punto debole, oggettivamente, perché è l'unica col bicilindrico a V, il cilindro sotto serbatoio. Nelle giornate in cui noi abbiamo fatto i test c'erano 34-35 gradi, alla fine scalda e lì paga un po' rispetto alle moto più fresche di lei. Secondo me moto molto matura, molto equilibrata anche a livello di posizione in sella, che può accontentare anche piloti di taglie molto diverse. È il momento di parlare di ormai una classica, che è la Kawasaki Z900, che nella classifica acciuffa 4.166 punti, la definiscono insospettabile perché è forse la più tradizionale del pacchetto, 4 cilindri, quando tutti ormai hanno un frazionamento minore, ottime prestazioni, un motore che personalmente mi ha conquistato fin da subito e difatti noto con piacere che è stato un parere condiviso, perché la potenza è stata una delle chiavi di lettura dell'andamento della comparativa per Kawasaki, migliorabile invece nel misto stretto, del resto è una moto che ha il suo peso. Ma Kawasaki sta a questa comparativa come la ZH2 stava alla comparativa delle Maxi Naked che abbiamo fatto 2 anni fa. Sembra quasi in fuori quota, anzi lo è, perché comunque è quasi una 1000, la cilindrata maggiore di tutti, insieme a Ducati, ma anche il peso, motore 4 cilindri si fa sentire, parte sempre un po' in sordina, poi Kawasaki ha un approccio molto funzionalista, quindi non è che va a cercare componentistica gridata, strillata, ruote forgiate, pinze radiali, però poi alla fine tutto quello che c'è su in realtà funziona molto bene e quindi chilometro dopo chilometro la Kawasaki insospettabilmente guadagna punti. È una moto più pesante delle altre, è una moto che va guidata in modo tondo, molto rassicurante, molto ben piantata, ovviamente se la aggredisci nel misto stretto soffre, però non si vive solo di misto stretto, no? E Kawasaki pian piano ha conquistato, è anche abbastanza confortevole e la potenza del motore su tutti. Elettronica un po' semplificata e una delle pecche della Kawasaki dove ha perso tanti punti è il cambio, perché non ha il quick shifter nemmeno disponibile come optional, e nel 2020 il quick shifter ci vorrebbe. L'elettronica in realtà è semplice ma funziona abbastanza bene. Quindi il pacchetto che offre Kawasaki con leveraggio progressivo, sospensioni regolabili è davvero comunque ancora completo, nonostante il progetto non sia più freschissimo. Come ultima cosa aggiungerei forse una curva del manubrio più moderna, esatto, per completare il progetto di una Kawasaki Z900 che è ancora attuale. Sì, perché è un po' all'insù. È il momento di parlare di KTM, perché era una di quelle moto che secondo noi aveva belle carte da giocare, il risultato ci consegna ben 4.300 punti netti sulla classifica finale, piaciuta tantissimo soprattutto per la precisione, la puntualità del cambio e probabilmente uno degli appunti che facciamo, ma a livello di power parts sicuramente KTM può lavorare, la protezione aerodinamica. Però Stefano, una moto che sapevamo che partiva già dai blocchi di partenza piuttosto in avanti. Ma sì, allora KTM ha preso tantissimi punti nel cambio perché ha un cambio eccezionale, velocissimo, quick shifter fantastico, ma ha preso punti alti da tutte le parti in realtà. Partiva già bene perché la 790 era già una buona base, KTM ha lavorato molto bene migliorando quei
piccoli punti deboli. Tu avevi fatto il 1000 km con la 790, avevi segnalato freno poco incisivo, forcella cedevole, sull'890 hanno sistemato il freno e la forcella. Il freno in realtà ancora un pochino sottotono rispetto alle concorrenti. Un'ergonomia un po' particolare, serbatoio molto snello, infatti c'è stato da discutere su quello perché a qualcuno piace, a qualcuno no, la trova quasi inconsistente, quasi troppo piccolina. Comandi particolari perché sono molto stretti, quindi per andare a prendere il freno posteriore devi ruotare la caviglia, qualche contatto fastidioso con lo scarico che è un po' particolare, però l'insieme della KTM funziona veramente bene. Le sospensioni non sono particolarmente evolute perché la forcella non è regolabile, il mono non ha link, ma tutto parte bene, copiano bene, sostengono bene quando vai a guidare, ha un grandissimo feeling, una moto super agile, il motore ce l'hai sempre in mano, cioè la gestione del gas, connessione gas-ruota è la migliore di tutte, per cui KTM alla fine sa il fatto suo, ha migliorato un prodotto che era già buono, adesso è diventato quasi a livello di eccellenza, senza contare che c'è addirittura l'Auto90R se si vuole ancora di più. E rimaniamo sempre in tema di europei, adesso è il momento di Triumph con la Street Triple, motore 3 cilindri, una presenza interessante, apprezzata in passato anche perché in generale è un progetto davvero ben realizzato, però gli anni passano e nonostante il punteggio di 4.092 punti, molto buono, e l'apprezzamento da parte di tutti i tester sulla stabilità di guida, anche complice un comparto sospensioni davvero efficiente, poi in realtà ci siamo accorti anche che uno dei difetti che sono emersi sono nel comfort, proprio le vibrazioni. Una moto che è piaciuta, ma... Sì, ma Triumph è sempre stata una delle top in questo segmento, anche perché poi quasi l'ha inventato lei, possiamo dire, no? È passata da 675 a 765, una moto estremamente stabile, una con la migliore posizione di guida secondo me, almeno per i miei gusti, i migliori freni, freno posteriore è proprio quello che io vorrei su una moto da strada, perfettamente calibrato, centrato così, motore molto ben riuscito tra virgolette, ma con qualche vibrazione di troppo, fastidiosa quando si viaggia in autostrada, soprattutto al manubrio. È una moto che comincia un pochino a risentire dell'età del progetto, anche perché sono arrivate moto più, non leggere, perché in realtà anche la Triumph è leggera, ma più agili di lei da guidare, e ha un po' tanto freno motore, per cui ti disturba un po' quando tu vuoi guidare fluidamente, mentre con le moto più agili, dico Aprilia, Ducati o KTM, entri in curva, molli il freno e la fai scorrere. Con Triumph tutta questa operazione diventa un pochino più complessa, devi frenare, mollare, aspettare e andare dentro, un po' perché l'albero motore del 3 cilindri è più largo e con l'800 è diventato anche un po' più pesante, quindi una moto estremamente stabile che va usata un pochino più col fisico, nonostante sia una moto leggera. Però detto questo è un progetto comunque ancora riuscito. La cosa curiosa è che Triumph R, Street Triple R, quella che è la nostra comparativa, ha perso un po' punti dove in realtà la RS migliora, quindi nel mono perché la forcella è un po' alta e il mono tende un po' a essere un po' seduto, la moto era un po' sbilanciata a livello di assetto, nella strumentazione che ha ancora la lancetta col display LCD mentre la RS c'ha il TFT, quindi vedete voi se volete spendere 9.900 euro a avere le R, oppure spendete tutto, 12.000 passa, e prendete l'RS che migliora proprio dove in questo caso la R era un po' deficitaria, tra virgolette. Bene, e adesso l'ultima moto, ancora 3 cilindri, in questo caso Yamaha MT-09 SP, anche questa moto apprezzata soprattutto per il motore incredibile, ma una moto anche in questo caso strana, diversa, molto alta di sospensioni, quasi difficile posizionarla in questa comparativa perché si avvicina un po' al mondo delle ipermotard di media cilindrata e un po' è una naked. Segnalo su tutti ovviamente l'apprezzamento da parte dei tester della potenza, erogazione del 3 cilindri e comportamento del cambio, e invece sicuramente migliorabile l'angolo di sterzata, perché, che ci credete o no, a fare la inversione è quella che ci ha messo un po' più in difficoltà. Sì, Yamaha io la definisco una moto un po' divisiva, nel senso che è quella che probabilmente ha fatto più discutere i tester, ovvero c'è chi piace tantissimo perché è super agile, molto divertente, con un motore che universalmente è piaciuto a tutti, probabilmente uno dei migliori motori presenti, cambio, motore, elettronica anche buona, ma alcuni non hanno trovato il feeling. È una moto particolare, Yamaha l'ha voluta fare così, manubrio un po' più rialzato, non carichi tanto l'avantreno, quindi è quella un pochino più leggerina davanti, anche quando vai in autostrada, e ovviamente nel misto strettissimo dove tu devi giocare con la moto senza spostarti troppo col corpo è una moto imbattibile. Poi quando fai i curvoni in appoggio non hai tutto questo feeling sull'anteriore, quindi c'è chi si trova bene, c'è chi si trova un po' meno bene. Sul comfort niente da dire, una delle migliori, poca trasmissione del calore, bella posizione di guida, sei un po' esposto perché sei dritto però riesci a viaggiare bene, motore come abbiamo detto assolutamente nulla da dire, l'angolo di sterzo effettivamente è stato molto penalizzante perché anche su una curva, una strada a 2 corsie fare l'inversione in una sola manovra era quasi difficile.
e dire che lo spazio c'è un po' per migliorare, quindi, e in città questa è una cosa un po' che ti penalizza, perché ovviamente quando devi svicolare nel traffico sei poco angolo di sterzo, quindi magari suggeriamo a Yamaha di lavorare su quella cosa lì. Sospensioni molto valide, tutto regolabile, Öhlins buono, curiosamente abbastanza morbide di assetto, ma un po' più complicato nel rispondere ai colpi secchi, soprattutto il posteriore. Non so se hai notato anche tu questa cosa. Anch'io sì, poi sul posteriore sono anch'io abbastanza sensibile. Beh, siamo arrivati alla fine della nostra comparativa delle Naked Media 2021 e se siete arrivati fin qua vi concediamo di conoscere il podio finale che ha visto quindi al primo posto con 4.300 punti KTM, vicinissima Ducati con 4.281 e insospettabilmente al terzo posto Kawasaki con 4.166 punti. Se questa comparativa... E a un punto, visto che siamo lì, la Yamaha. E a un punto la Yamaha, quindi vicinissima. Se questa comparativa vi è piaciuta, scrivetecelo, segnalatecelo, fate i commenti, siamo qui a vostra disposizione perché con 7 moto forse non vi abbiamo raccontato proprio tutto e qui noi ci siamo per rispondere. Ciao Stefano. Ci vediamo qua sotto. Ciao.